Dopo aver lavorato la schiena per zone, vediamo le tecniche per lavorarla completamente. La prima tecnica è quella a mani aperte, con le mani che entrano in diagonale al trapezio e scivolano lungo i paravertebrali fino alla base della schiena. Poi continuano la corsa ai fianchi del cliente per risalire dai lati della gabbia toracica e tornare al punto di partenza e iniziare così la seconda tecnica. Stessa partenza, soltanto che ora le mani scivolano al di sotto delle scapole sui fianchi del cliente per ritrovarsi al centro della schiena e risalire insieme i muscoli paravertebrali. Per la terza tecnica utilizziamo i pugni. Entriamo con i pugni alla base del trapezio, poi spinta sui paravertebrali fino alla base della schiena e ritorno a mani aperte. La quarta tecnica è quella con il gomito. Mi sposto di fianco al cliente e appoggio il gomito appena sopra il trapezio e con il movimento del mio corpo faccio muovere il gomito sulla fascia della schiena. Le cose importanti da tenere sotto controllo sono sempre pressione e movimento che devono rimanere costanti e presenti e il movimento del gomito al centro della schiena, che deve essere fermo per non scivolare lateralmente verso la colonna e quindi creare dolore. Una volta superata la zona dorsale, si prosegue iniziando a girare la mano verso l'esterno in modo da rendere più fluida l'uscita laterale del gomito alla base della schiena. Quinta tecnica, metto le mani sovrapposte sulla fascia lombare, in questo caso alla destra del mio cliente. Tengo una pressione statica e mobilizzo l'intera fascia lombare muovendomi in senso antiorario più volte. Dallo stesso lato, questa volta a mani alternate, la pressione e il movimento lavorano l'intera fascia dorsolombare del lato destro del cliente. Vi ricordo che queste operazioni vanno ripetute anche dall'altra parte e sono molto importanti perché aprono ancora di più tutta la fascia muscolare. Come sesta tecnica mi ancoro con i palmi delle mani alla base della schiena, sopra il bacino, e spingo delicatamente verso le gambe. Questa tecnica allunga ancora di più i muscoli lombari. Resto in questa posizione per qualche istante, poi metto il palmo di una mano sopra l'osso sacro e sempre delicatamente spingo verso il basso. Per sciogliere ancora meglio l'area lombare, dove spesso troviamo una fascia più rigida, mi posiziono nuovamente al lato del mio cliente ed eseguo la settima tecnica ancora con il gomito, facendolo lavorare nel tratto dorsolombare dall'alto verso il basso, ripetendo alcuni passaggi. Questa tecnica viene fatta con il gomito del mio braccio interno. Poi mi giro e faccio lavorare l'avambraccio del mio braccio esterno, posizionandomi al centro della schiena, senza fare troppa pressione sulla colonna vertebrale, e con movimento costante mi muovo dal basso verso l'alto. Poi lavoro mobilizzando con l'avambraccio il muscolo paravertebrale da un lato, sempre dal basso verso l'alto, e la stessa cosa la ripeto sul lato opposto, volendo senza cambiare posizione. Concludo l'operazione con un passaggio centrale. Il lavoro sulla schiena termina qui.